Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Pensavo di aver chiuso con l'elettrico questo inverno, ma sono stato invitato a partecipare al Trofeo Marca sulla pista di Palazzolo e siccome non c'ero mai stato e mi piace vedere girare su piste nuove e non gareggiare sempre sulle solite, ho accettato volentieri di partecipare. Come partecipanti siamo 14, il livello non è proibitivo, ma è buono, sono dei piloti forti. Purtroppo non è potuto essere con me Raffaele, il mio meccanico che mi segue nell'elettrico per problemi di lavoro, ma mi ha preparato in settimana la macchina da casa, ho fiducia cieca in lui e so che sarà tutto perfetto. Come dicevo, non conoscendo la pista, andiamo al sabato a provare e trovo subito un ottimo feeling con la macchina, senza toccare niente, va veramente forte. L'unica cosa che facciamo è aumentare un po' la convergenza davanti per avere la macchina un po' meno scorbutica. Della pista cosa dire? È la mia pista, cioè, è il genere di pista che piace a me, tecnica, da guidare, stretta, tortuosa, bella, veramente divertente. La difficoltà della pista è che c'è poco grip, cioè veramente poco grip e questo quando giri ti dà la sensazione di essere sempre su una patina e di non avere mai proprio la macchina incollata a terra, però siamo tutti sulla stessa barca, quindi ce la giocheremo così. A fine giornata ho il terzo tempo come best lap, mentre come passo sono il migliore in pista. Veniamo quindi alla domenica, giornata di gara, qualifica la mattina e finale al pomeriggio. Incredibilmente, probabilmente è la causa di questo caldo anomalo, queste grandinate che sono in questi giorni, faccio la pole position, cioè per me è un evento veramente raro perché mi ritengo più un pilota da finale che un velocista da qualifica, ma comunque me la prendo volentieri la pole e veramente una bella soddisfazione, devo dire. Al termine delle qualifiche però c'è un problema. Siamo quasi a mezzogiorno, quindi fa tanto caldo e la situazione cambia completamente rispetto alle prove che avevo fatto in mattinata e al sabato. Anziché scivolare la macchina invece non volta più, cioè proprio non ha più inserimento, probabilmente anche perché le gomme avendo fatto tre scariche sono usurate, ma non c'è più inserimento, quindi per la finale è un problema. Fortunatamente prima della finale c'è un poco di tempo di pista libera, facciamo delle modifiche e anche qua, incredibile, le azzecchiamo subito al primo colpo. Le modifiche che facciamo ottengono l'effetto che cercavo, ritrovo inserimento, ritrovo sterzo e quindi direi che per la finale sono a posto, posso andare a giocarmela tranquillamente. Nel frattempo che vedete le immagini dello schieramento vi racconto le mie sensazioni. Dalle qualifiche abbiamo visto che a giocarci la vittoria saremo noi primi 3-4 e soprattutto i due dietro di me ne hanno un po' di più di me, però da parte mia sono un martello e non ho ancora sbagliato niente in nessun turno, quindi sono più regolare di loro. E la pista è stretta, c'è poco grip in traiettoria, quindi figuratevi fuori traiettoria, completamente sporca. Appena si mettono le ruote lì ci vogliono poi almeno due curve per pulirle e quindi non si passa, il sorpasso è molto difficile. O sbaglio io che sono davanti o chi sta dietro deve inventarsi veramente il sorpasso della vita inventandosi traiettorie strane. E siccome io sono uno che non agisce mai distinto, non partirò in gara con l'idea devo andare il più forte possibile caricando come un toro, ma nella mia testa ho già il piano gara. Il piano gara è questo. Cerco di stare davanti ovviamente, ma senza prendermi rischi inutili, perché i rischi dovranno prenderli loro, che sono dietro e devono venirmi a prendere. E se mi si faranno molto sotto, io chiuderò tutte le porte. Questo è il mio piano di gara, perché non penso di riuscire a scappare via. Dato che la finale dura solo 5 minuti, non ha senso che faccia vari tagli, quindi ve la riporto integralmente, anche perché vi anticipo che sarà combattuta dal primo all'ultimo secondo e andiamo a vederla. 5, 4, via! La partenza buona, prendo già un pelo di margine sul secondo, cerchiamo di
mantenerlo ovviamente. Dietro sono in bagarre, secondo il terzo, sinceramente spero anche che si ostacolino la vicenda per trarne vantaggio io. Arrivo sempre un filo lungo sul curvone dopo il rettilineo, gli altri riescono a stare più stretti, infatti adesso hanno ricucito il gap e ce l'ho proprio dietro, si è riavvicinato molto. Ora meglio, è stato più stretto in fondo. Ancora largo. Un minuto e 30 di gara. Ecco, come potete vedere il mio problema è questo. Nel curvone sotto al palco di ingresso sto troppo sulla difensiva, diciamo. Vedete come sto largo per non prendermi nessun rischio, perché lì se prendi il cordolo interno decolli. E sto perdendo tanto lì, soprattutto in questa curva, perché vedete la macchina bianca invece come lo aggredisce, come lo taglia proprio sul cordolo. Questo è il modo giusto di fare la curva, ma non mi sento di prendermi troppi rischi, come dicevo, sono loro che devono rischiare, però lì sto pagando tanto. Abbiamo i primi tre che sono sempre racchiusi in un fazzoletto che stanno facendo un'ottima gara. Scusa Gabri! Vai, vai! Macchina bianca verde, via che prima c'è, attenzione! Grazie! Alle verifiche, la categoria fan! Ecco, oltre alla curva precedente che faccio troppo tranquilla, fra virgolette, anche qua sul rettilineo non taglio bene sul cordolo. Bisognerebbe tagliare sul cordolo e andare verso l'esterno, poi al limite, come fa la macchina bianca dietro di me, come vedete. Guardate io come sto più al centro della pista per stare più sicuro, ma chiaramente sono più lento. E ne approfitta Paladino per avvicinarsi ad Alibrandi. Alibrandi, macchina gialla, Paladin bianca, Locatelli arancione, i primi tre, Paladin sferra l'attacco, risponde al curvone! Alibrandi la stringe, non c'è spazio, o si sbaglia o se no non c'è modo di sorpasso qua. Attenzione, staccatona lunga, più stretto, Paladin. Ho volato qualcosa. No. Attenzione ai rientri. Eccolo qua nel rettilineo Brasso, Alibrandi seguito da Paladino e Locatelli, ci giocano la prima posizione, Paladino all'interno! No, non ci voleva questa. Come potete vedere sbaglio completamente il curvone d'ingresso, lo faccio troppo largo, lui mi recupera tantissimo, guardate come entro largo, lui come taglia, sbaglio anche il secondo curvone, quindi perdo tanta velocità di percorrenza, lui invece esce forte. E c'è poco da dire, cioè le immagini qua parlano chiare, guardate lo zoom, lui da una parte lo posso capire, da una parte posso capirlo giustamente, era dietro da tanti giri, appena qua ha visto un varco, ha capito che poteva provarci, ci sta a provarci, ha provato a infilarsi ma ha sbagliato, c'è un errore di valutazione perché mi tampona praticamente, cioè, mi poteva affiancare e sfilarmi da quanto è uscito veloce, invece veniamo in contatto, mi tampona dietro, mi gira, non ci voleva. C'è da dare una posizione. Oddio. Ok. Vai. Abbiamo comunque telecamere piazzate, perciò
Ci sarà un lungo dopo gara. Al momento il Locatelli prende la... Cavolo, guardate cosa fa la testa. Prima, quando io ero davanti, prima posizione, la paura di per non prendere rischi, facevo questa curva larghissima, come abbiamo visto prima. Adesso che sono terzo e non ho più niente da perdere, fra virgolette, devo recuperare, guardate subito al primo giro dopo l'incidente come vado a tagliare la curva. La traiettoria è questa, è quella giusta, come vado a farla correttamente, proprio perché è questione di testa. In seconda Paladini, in terza Liprandi. La classifica è comunque, sei comunque sotto il giudice. In questo momento abbiamo Locatelli, Paladini, Liprandi. Vediamo che Massimo vuole andare a prendere Paladini adesso. All'interno. Punta Liprandi. Adesso Mandix contro Xteri. Green Park circuito, trofeo, marca racing, prima edizione. Vai diretta, vai. Road Race Sterici. 45 secondi al termine. 45 secondi e Locatelli scappa. Attenzione, macchina turchese. Macchina gialla che siete nel misto stretto adesso, avete dietro i primi tre. Sono arancione, bianco e giallo e nero, quindi fate molta attenzione, mancano 30 secondi. Oh, no! Sgranato! Silenzio. Silenzio sul palco, silenzio al box. Attenzione lì da Peregrino. Attenzione agli entri. Ma si sente 10 secondi. Attenzione. Ci ho provato, sono stato stretto perché se lui va un minimo largo io riesco a infilarmi. L'ho visto un po' largo in ingresso di questa curva, ho provato a infilarmi dentro, non ci stavo sinceramente, rivedendo le immagini lo spazio non c'era. Sul momento pensavo che lui andasse un po' più largo e di riuscire a infilarmi sul collo. Niente, ci ho provato, però come potete vedere non sono entrato a kamikaze forte, se fossi stato forte l'avrei capottato. Sono entrato diciamo soft, se lì lui mi avesse concesso spazio passavo, lo spazio non c'era, l'ho toccato, giustamente poi ha ripreso la posizione. Grandissimo Massimo. Meriterebbe un applauso. Intanto i primi tre sono stoppati, mancano Mattia e gli altri due. Termino terzo, ma la direzione di gara decide di penalizzare di 2 secondi la macchina bianca e quindi d'ufficio guadagno io la seconda posizione. Non è stata una decisione presa per un mio reclamo, però la ritengo giusta, ecco, a livello di regolamento secondo me è giusta. E forse l'ho già detto, ma è quello che meno mi piace dell'elettrico, il fatto che avendo così poco tempo non è concessa la rimonta, cioè qualsiasi minima cosa negativa ti capita ti segna indelebilmente la gara. D'altro canto la cosa bella, mi sono stradivertito, sono stati 5 minuti di lotta continua senza un attimo di respiro, un attimo di tregua, è veramente veramente bello. Comunque i giochi non sono ancora finiti perché abbiamo portato a casa un secondo posto, ci sono ancora 2 finali e le vedremo nel prossimo video e vi anticipo che se questa è stata combattuta le altre saranno ancora più al cardiopalma, quindi non perdetevele e ci vediamo al prossimo video. Ciao!